Oggi voglio parlarti di un numero molto particolare che si ripete solitamente nella vita di tante persone, ovvero il numero 1717. È un numero molto particolare anche nella sua conformazione scritta e non appare casualmente. È un numero ricco di particolari significati e non compare spesso come può avvenire con i numeri doppi come 11, 11, 22, 22. Appare solo in periodi ristretti e molto particolari. Oggi andremo a scoprire infatti il suo significato attraverso la mia canalizzazione angelica. Ciao, io sono Cecilia, ho passato anni a studiare i miei traumi per poterli trasformare in consapevolezza. Oggi ti racconto una storia di vita interiore affinché i miei errori possano aiutarti a risolvere i tuoi nodi interiori. Benvenuti e bentornati, ma soprattutto grazie a tutti coloro che si sono iscritti. Siete stati in tantissimi e spero che continuerete ad iscrivervi affinché possiate aiutare il canale a crescere. Oggi parleremo del numero 1717, un numero che non capita così spesso come può sembrare. Il video nasce da una richiesta che è stata fatta nel mio profilo TikTok attraverso un altro video che è uscito qualche settimana fa proprio sui numeri doppi 11 11 22 22, in cui tantissimi utenti, ma veramente tantissimi, mi hanno chiesto il significato del numero 1717, perché in questo momento lo stanno vedendo molto spesso, ma non riescono a comprendere il suo significato o per quale motivo attualmente questo numero si sta ripetendo nella propria vita. Io non ho avuto molta esperienza riguardo la comparsa del numero 1717, però ho avuto una persona vicino a me, ovvero mia mamma, che per un periodo lo ha praticamente visto per un anno intero. E questo è stato all'incirca sempre nel 2020, soprattutto nella fine del 2020, e poi vi spiegherò il perché. Ed è stato proprio la fine della canalizzazione che mi ha fatto riportare alla mente questo ricordo di mia mamma. Il numero 1717 è comunque un numero molto particolare perché ha una conformazione, quando andiamo a scriverlo, molto incisiva rispetto a numeri un po' più armonici come 11 11 e 22 22. Solitamente questo numero serve anche per interrompere i pensieri intrusivi, quindi quando stiamo pensando veramente tanto, vederlo risalta molto di più rispetto a tutti gli altri numeri. Quindi è anche la sua connotazione scritta che aiuta a farsi strada molto più facilmente ai nostri occhi. Detto questo, adesso io voglio andarvi a leggere proprio il significato che io ho canalizzato per voi da parte degli angeli sulla visualizzazione del numero 1717, e ve lo leggo perché è stata abbastanza lunga. Il 1717 è un numero con un significato portante nella vita, come un sostentamento in periodi difficili in cui occorre forza e consapevolezza per poter affrontare dinamiche e situazioni. Aiuta le persone a tornare al presente e ad essere vigili. È un invito a tornare alla luce, a riconoscere il percorso di trasformazione, a seguire la loro intuizione in certe dinamiche che si presentano nella loro vita. Un invito a osservare cosa c'è nella loro vita che è giunto a termine e che non ha senso portare avanti. Tagliare i rami secchi rispetto a situazioni pesanti che non rendono la loro anima viva e leggera. Infine, un invito a guardarsi per ritrovare la strada verso la loro anima. Il 17 è un numero poliedrico, quindi aiuta a ridestare la mente da pensieri intrusivi, staccando il flusso dei pensieri. Poi c'è un'altra parte che però qui non ho scritto, riguardo il fatto che il numero 17 sia un numero poliedrico. È inteso in senso poliedrico del fatto che ha tante sfaccettature, ovvero guardare la situazione sotto tanti punti di vista e non focalizzarsi su un unico punto, per cui in questo momento questi pensieri stanno attanagliando la nostra mente. Per questo motivo loro infatti dicono che è un momento in cui bisogna tagliare, bisogna ridurre, di quella situazione che in questo momento vi sta affliggendo è giunta al termine. Continuare a pensare come salvare la situazione, ad esempio, non ha alcun senso. È un momento in cui
va tagliato. Anche la più famosa canalizzatrice angelica Doreen Wirty parla del numero 17, quindi non 17 come in questo caso, ma del numero 17 da solo. E lei infatti parla del fatto che è un numero che possiamo definire portafortuna, ovvero i pensieri che voi fate positivi in determinate situazioni sono accompagnati da una spinta maggiore nella realizzazione degli stessi, che siete nella giusta strada e per questo motivo dovete continuare ad avere questa attitudine positiva dentro di voi, perché ben presto tutto ciò si trasformerà in vostro favore. Che io mi ricordi, non ho mai avuto a che fare molto con il numero 1717 o col numero singolo 17. Ripeto, infatti questo non è un video dettato dalla mia esperienza diretta, ma da una richiesta di molti utenti su TikTok. Però posso riportarvi quello che è stata l'esperienza di mia mamma, che si colloca a metà tra quello che ho canalizzato io sul 1717 e quello che è il significato che ha canalizzato Doreen Wirty sul numero 17. Era un periodo in cui lei lo vedeva tantissimo e non capiva che cosa volesse significare. Io al tempo ancora non canalizzavo gli angeli, quindi io cercavo informazioni, avevo trovato appunto il significato di Doreen Wirty. E lei disse: Madonna, speriamo, anche se in quel periodo effettivamente non è che aveva chissà quanti pensieri positivi, in quanto doveva prendere delle decisioni molto importanti riguardo la propria famiglia, quindi più che altro riguardo mio nonno. E non sapeva come fare, quindi ha dovuto prendere degli avvocati, ha dovuto andare all'interno dei tribunali per cercare di capire come sbrogliare questa situazione familiare. Comunque dava molto stress e lei sperava con tutto il cuore di non dover prendere delle decisioni molto drastiche, quindi comunque aveva una visione positiva della cosa, cioè di non dover arrivare veramente oltre quello che era la dinamica di una gestione di un familiare. E questo numero continuava a ripetersi continuamente. Il fatto è che questo numero in realtà le stava mostrando, come ho detto, il fatto di guardare tante altre sfaccettature della problematica. Lei si era focalizzata sul fatto che doveva trovare assolutamente una soluzione e l'unica soluzione era quella di prendere la via legale, quindi attraverso degli avvocati, dei giudici, un tribunale, tutori, eccetera, eccetera. Però questo numero si ripeteva perché lei continuava a vedere solo quella strada. Purtroppo questo numero ha smesso di palesarsi totalmente nella sua vita, ormai sono passati oltre 6-7 anni, quando mio nonno è morto, perché il numero 17 in realtà le stava mostrando che non era necessario intraprendere quella via, però ovvio non è facile intuire che alla fine il tuo papà, insomma, sarebbe morto e quindi la soluzione sarebbe stata così drastica. Era anche tanto anziano, aveva comunque quasi 94 anni, però comunque dispiace sempre, è sempre il tuo babbo. E lei non pensava assolutamente che quella sarebbe stata la soluzione ai suoi problemi e mai avrebbe pensato in maniera positiva che la morte di mio nonno sarebbe stata la soluzione ai suoi problemi, anzi tutto il contrario. Però il numero 17 la invitava a vedere altre sfaccettature, che non poteva esserci solo quella strada. Infatti lei ha sempre detto che secondo lei il suo babbo, dopo che lei l'ha aiutato tantissimo, ha deciso di andarsene proprio qualche giorno prima che ci sarebbe stata, mi sembra, un'udienza in tribunale proprio per la sua gestione e che quindi gli avrebbe fatto, tra virgolette, questo regalo per non metterla nella condizione di trovarsi malissimo nel decidere cosa fare per tutelarlo. Quindi questa è l'unica esperienza che io vi posso portare sul numero 1717. Anzi, se voi avete delle esperienze sarei molto felice se voi lo raccontaste nei commenti, affinché possiamo condividere maggiormente l'esperienza che abbiamo avuto con il numero 1717. Comunque non è che avviene solo in situazioni drastiche come quella che è successa nella mia famiglia. Anche mia sorella ha visto tantissime volte il 1717 e per lei era un numero che si ripeteva costantemente nel contesto lavorativo, in cui lei doveva vedere altre sfaccettature, aveva delle scelte ma che non riusciva a prendere,
perché vedeva solo e soltanto alcune cose. È come se il 17-17 ci togliesse quel paraocchi, per cui noi vediamo solo ed esclusivamente quella strada, quando in realtà siamo costellate di strade differenti, ma che secondo noi o sono più problematiche o magari sono anche più drastiche. Però in realtà è appunto il tagliare quei rami secchi, quelle situazioni più drastiche che noi non accettiamo, non vogliamo mettere in atto, che secondo me però è sbagliato, anche se capisco che a volte può essere veramente tanto pesante, ma allo stesso tempo può liberarci veramente tanto di molti pesi, molte volte per il senso di colpa, la paura di sbagliare, il sentirsi sbagliati non ci permette di prendere quelle decisioni, oppure di dire semplicemente di no. E questo però, ragazzi, porta veramente a tanto dolore interiore. Cioè, la vita è già complicata di per sé e quando siamo noi a dover decidere ci facciamo tanti complessi mentali che non hanno senso, e quindi prendere una decisione drastica a volte, per quanto dolorosa, è solo la decisione migliore. Quindi quando vedete il 17-17 fermatevi un attimo, fate anche mente locale dei pensieri intrusivi che in questo momento stanno attanagliando la vostra vita, affinché possiate capire anche la dinamica in cui voi state male, quali sono i vostri pensieri in quella dinamica, perché anche nel momento in cui voi cercate di prendere consapevolezza dei vostri pensieri, vi renderete conto anche di cosa state mettendo in atto, cioè che cosa vi fa paura, e poter affrontare meglio quella paura e poter superare anche quel momento, perché comunque, come anche ha detto Dorian Wirty, comunque c'è, se voi mantenete una positività in quel contesto, per quanto difficile, vi porterà solo che a situazioni migliori, o comunque la situazione si alleggerirà con il tempo. Spero che questo video sul numero 1717 vi sia stato d'aiuto, ma soprattutto spero vivamente che voi possiate condividere con me la vostra esperienza di quando avete visto il numero 1717 e di come poi avete risolto questa problematica quando ha smesso di presentarsi nella vostra vita. Se questo video ti è stato d'aiuto, segui il canale per non perderti tutti i prossimi video. Io ti aspetto qui ogni lunedì.